Ciao amici e benvenuti in questo nuovo video di Gravel and Road, primi chilometri sul 390 Adventure R, moto che ho atteso per tanto tempo, da quel famoso EICMA 2024 dove la vedemmo in anteprima allo stand KTM. Realizziamo anche qualche video che trovate sul canale. Sapete tutti cosa ha passato KTM nello scorso anno, quindi un po' i ritardi, queste moto sono arrivate in ritardo nelle varie concessionarie e adesso finalmente, grazie a Motoservice, a Michele Antonio, che vi ricordo sono sempre disponibili nelle sedi di San Severo e di Bari per farvi testare la gamma KTM, Husqvarna, Royal Enfield e CF Moto. Da quest'anno anche rivenditori per quanto riguarda gli scooter SIM. Finalmente grazie a loro proviamo questa moto. Sono anche admin del gruppo nazionale, uno dei gruppi più nutriti in Italia, siamo quasi 4.000 iscritti, dedicati appunto alla prima serie del 390 arrivate in Italia, 390 Adventure, arrivate in Italia nel 2020. Io l'ho avuta ovviamente quella moto, e dallo scorso anno il gruppo si è allargato per tutti i possessori di Enduro, Adventure X ed R e SMC 390. Questa è la prima che provo di tutta questa nuova gamma. Adesso faremo il nostro classico giro. Devo dirvi che poco fa ho testato la 1390 Super Adventure e scendere da una moto con 170 cavalli su una con una quarantina, beh, insomma, la differenza si sente, però ovviamente questo è tutto un altro genere di moto e lo sentiamo già a livello di ergonomia. Siamo seduti molto in alto, il manubrio è un po' basso, ma devo dire che nella guida stradale mi piace come triangolazione. Probabilmente nella guida in piedi potrebbe risultare un po' basso. Oggi naturalmente faremo un test su strada. Sicuramente con Antonio di Motoservice riusciremo anche a organizzare qualcosa di off-road in futuro, magari dandola appunto in mano a qualcuno che di off-road ne mastica davvero, che io non ho esperienza in quel settore, quel genere di guida, e oggi posso portarvi la mia esperienza di guida su strada e raccontarvela. Allora, partiamo dall'ergonomia. Come detto, siamo seduti sopra la moto, che ha sospensioni belle sostenute con 230 mm di escursione sia avanti che dietro, sospensioni VP come al solito. Quando ci sediamo sulla moto devo dire che si abbassa veramente di poco, a differenza per esempio della Honda Rally che io ho avuto nella versione 250, che tende a sedersi molto. Come da tradizione KTM, questa 390 Adventure R rimane bella rigida sulle sospensioni. Io peso 68 kg, sono alto 1,73 m, quindi diciamo come peso e altezza sono nella media assoluta. La moto è piuttosto alta di sella, abbastanza stretta, e tocchiamo terra, però devo dire che comunque ovviamente non è bassa, ma ci aiuta il fatto che sia molto leggera. Ricordo 176 kg con il pieno, nella categoria nessuna fa meglio. Strumentazione TFT che ricorda quello dell'Adventure 790 o dell'SMT 890 che io ho da 3 anni. Devo dire che appunto è una strumentazione che conosco bene, sfrutta bene gli spazi, i numeri sono grandi, è facile da controllare, a me piace, è configurabile in questi 4 display in basso che ci mostrano informazioni in maniera fissa, e poi c'è un joystick per controllare tutto. Anzi, in realtà non c'è il joystick qui, scusate l'errore, ma c'è, che il joystick lo avevo poco fa sul 1390, ma c'è.
ci sono le classiche 4 frecce in perfetto stile KTM come in passato. Osserviamo un attimo nel dettaglio. Il parafango alto, devo dire che, ragazzi, è brutto, c'è poco da fare. Molti lo sostituiscono con quello del Motard. Probabilmente su questa Adventure R si nasconde un po' di più perché ha uno sviluppo della linea in verticale che lo maschera un po' di più, però a me non piace, io lo cambierei come prima cosa. Abbiamo dei paramani molto molto leggeri, sicuramente un altro elemento da cambiare. Anche il paracoppa è molto sottile, carino, però molto molto sottile. Il cupolino fisso eredita le forme dell'Adventure 790-890, quindi con questo foro che facilita il passaggio dell'aria ed evita dei vortici sul casco. Molto bella la firma luminosa, mi piace molto. Il codino molto rastremato, non abbiamo maniglie, non abbiamo nulla, non abbiamo portapacchi, portatarga un po' lungo come un classico delle omologazioni. Le frecce sono quelle nuove di KTM, forcellona con questa forma che accoglie lo scarico basso, ovviamente anche questo criticatissimo in Italia per tutti quelli che devono guardare i fiumi e quindi hanno paura che si spenga la moto perché serve lo scarico alto, eccetera. Vabbè, lo sappiamo, è chiaro che questa moto comunque è parente del Duke a livello di telaio, quindi alcune soluzioni sono fatte in diciamo modalità compromesso, proprio perché nasce da un telaio stradale. Però il colpo d'occhio è molto bello, la moto è bella e sembra una piccola moto da Parigi-Dakar, ecco, nel suo piccolo. Poi, come detto, le sospensioni rimangono sempre belle sostenute, quindi non si siede più di tanto e rimane sempre molto stile adventure e poco divano, diciamo. La sella è abbastanza duretta. Qui abbiamo comunque dei perni che probabilmente poi ci aiuteranno appunto sia a mettere un portapacchi, ma magari anche delle maniglie se qualche casa le ha create aftermarket. Il motore è il classico 390 che è cresciuto di cilindrata negli ultimi anni, arrivando a 399 cc, quick shifter up and down, ABS cornering, piattaforma inerziale. Il cambio elettronico è migliorato molto rispetto alla vecchia Adventure, quella del 2020 che ho avuto, che aveva un cambio elettronico non eccezionale. Bella e bella, sicuramente nel suo segmento è quella che più attira gli amanti dell'off-road. Esiste un catalogo di power parts, le sospensioni come vedete sono regolabili, però esistono anche le Apex Pro opzionali ed è chiaramente una chicca che non tutte le moto di questo segmento possono avere a livello di accessoristica dedicata. Quindi naturalmente troviamo tantissimi accessori creati da KTM e poi tutta una serie di aftermarket che fanno sì che questa moto sia molto personalizzabile. Belle anche le scritte stampate nella plastica, quindi comunque non c'è pericolo che si stacchino gli adesivi. Come gomme monta ovviamente 18-21 delle Mitas, i cerchi sono ovviamente con camera d'aria. Non è ovvio perché alcune rivali tipo la CF Moto ha le tubeless, però in questo caso KTM per contenere i costi ha preferito mettere le cerchi con camere d'aria. Che dire, io direi di fare qualche scatto per la prova scritta e poi continuare il giro per raccontarvela meglio. Allora ragazzi, ripartiamo. Per avviarla basta premere una sola volta, non c'è bisogno di tenere premuto. Vediamo le 4 frecce, come detto riding mode, street, off-road, rain, possibilità di configurare i riding mode, la strumentazione con i trip, l'autonomia, batteria. Qui parla anche di manopole riscaldabili. Qui possiamo selezionare sui riding mode, giù magari mettiamo modo ABS, così in questa maniera qui abbiamo, quando siamo nella schermata principale, premendo in su le modalità di guida, cioè le mappe, scusate, e in giù abbiamo il discorso legato all'ABS, off-road, road, che stacca quindi quello posteriore. La connettività con
Il telefono indicatore cambiata, che di solito poi è regolabile dopo il rodaggio, in questo momento è bloccato perché consiglia di cambiare ovviamente sotto un range di giri. Le leve sono regolabili, un po' scomode devo dire perché vanno a toccare con il paramano, quindi devo dire che questo si poteva far meglio. Conosco bene questo motore perché ho avuto nella mia storia motociclistica 2 volte il 390, un Duke 390 2018 colore arancione con cui percorsi circa 6.000 km e un 390 Adventure 2021 che era la mia seconda moto ai tempi della Tuono 660, con cui ho percorso all'incirca 9.000 km, quindi è un motore che conosco bene. Questa nuova declinazione di 390 l'ho potuta provare nel 2024, quando Motoservice mi ha concesso in test una Vitpilen 2024 che aveva appunto questo motore aggiornato. Moto molto divertente, quella alla fine è un Duke 390 con delle linee diciamo innovative, al tempo stesso un po' classiche, faro tondo, insomma lo stile Husqvarna degli ultimi anni. Qui abbiamo ovviamente un 21, è il primo e unico 390 con un 21, anzi scusate, non è unico in realtà perché c'è anche l'enduro, e quindi è la prima volta che guido questo motore con un 21 davanti. Il cupolino protegge abbastanza, infatti mi toglie molto il senso di velocità, nel senso che comunque sono abituato tendenzialmente a moto più esposte. Si sente che abbiamo un 21 davanti, ovviamente non è svelto come la mia SMT o tutti i 17, la mia Duke, o comunque anche i 390 col 17 anteriore, però parliamo comunque di una moto molto molto leggera, basta ecco farci un minimo di abitudine, già ne apprezziamo l'agilità. Vi ricordo che la moto è in rodaggio, quindi sicuramente alcuni organi tipo il cambio ha bisogno di entrare a regime. Allora, la leva del freno posteriore è molto alta, come piace a me. Devo dire che da queste prime curve mi sta piacendo. È molto molto svelta. Molto svelta. Si avvertono poco i trasferimenti di carico, ovviamente se guidiamo in maniera pulita e se come me abbiamo una corporatura normale, voglio dire 68 kg, con una guida e una frenata docile, insomma non la mettiamo in crisi, non abbiamo un beccheggio eccessivo. Mi piace il manubrio perché è bello largo. Adesso stiamo entrando dentro San Marco e vediamo come va in città. Allora, premessa, questo motore tendeva spesso a spegnersi, è stato un po' sempre il difetto di questo 390. Io poi lo conosco bene perché, come vi dicevo, l'ho avuto. Però di recente è stato rilasciato un aggiornamento che pare aver risolto definitivamente il problema. E a quanto pare anche proprio il feedback dei possessori ci ha confermato la bontà di questo aggiornamento, quindi finalmente KTM ha risolto
uno dei difetti più grandi di questa serie di moto, che veniva poi di volta in volta accentuato dalle norme più stringenti anti-inquinamento, quindi Euro 5, Euro 5 Plus, via discorrendo. Adesso con l'ultimo update è stata corretta la miscelaria a benzina e quindi non c'è neanche più bisogno di installare centraline aggiuntive per eliminare il problema. Io era quello che avevo fatto sulla mia 390 installando la VLX Pro, che aveva comunque risolto definitivamente il problema. Quindi come vedete ad andature devo dire è comoda sulle buche, ragazzi. Con questa possiamo passare tutte le buche che vogliamo, cioè tranquilli proprio. È una bicicletta, la sto apprezzando. Siamo quindi tra le curve di Borgo Celano. Vediamo come va tra le curve. In questo caso il quick shifter, ragazzi, è fenomenale, lavora bene, anche il freno posteriore va benissimo, sembra un motardino. Molto precisa l'anteriore, mi piace. Ragazzi, il quick mi piace, si sta già sciogliendo. All'inizio si impuntava un filo di più, ma poco fa ho fatto queste stesse strade con 1390, fa strano farle con una moto con 1000 cc in meno, è una frizione di più. Affrontato il tornante a scendere anche in terza, tutto sommato l'ha tenuto bene. È un motore così possiamo strapazzarlo rispetto alla sorellona di prima. Mi piace il freno anteriore, mi piace anche quello posteriore. Flipper sempre preciso, ma anche a salire tutto ok. Vi ricordo che se il cambio elettronico tende a impuntarsi, di farvi fare una calibrazione dal vostro concessionario di fiducia, perché risolverà tutti i problemi. È un motore che in queste strade, in queste curve ci diverte tantissimo, poi ovviamente quando si fa strada lunga non ha quella spinta eccezionale. La moto poi è leggera, alta, rigida tendenzialmente, tiene bene le velocità alte, però ovviamente avvertiamo le vibrazioni. Non è una moto con cui correre, ecco, se non per brevi tratti. La sella è abbastanza rigida, però nulla di così scomodo. Secondo me bisogna solo farci l'abitudine. La protezione comunque è buona per un'altezza. La protezione è sempre un discorso soggettivo legato all'altezza, quindi per l'altezza mia di 173 va più che bene.
Oggi per fortuna non c'è molto vento, quindi riusciamo ad apprezzarla di più. L'inserimento in curva è molto molto bello, piacevole, svelto. Anche queste vibrazioni alle pedane, ripeto, una guida del genere non danno molto fastidio. Probabilmente se facciamo lunghe tratte sì, potrebbero dar fastidio. Io ricordo che la Tuono 660 soffriva di un problema del genere, quindi sulle lunghe tratte dava un po' fastidio. Invece una guida così, tutto sommato, si riuscivano a sopportare. Gli specchietti non sono il massimo, però tondi ci stanno su questa tipologia di moto e sono comunque molto grandi e mi sembra che non vibrino neanche tanto, però ve lo dirò dopo. Cercherò di osservarli quando saremo alle velocità più alte. La moto, ragazzi, è alta, c'è poco da fare, è alta. Avviamoci verso la fine di questo video risalendo Borgo Celano. Vi ricordo che questa è stata una prova solo su strada, che in off-road, se avremo modo, la testeremo dandola in mano a collaudatori più esperti dell'off-road, appunto. Le mie sono sempre impressioni, appunto, di un motociclista medio, nemmeno tanto smaliziato, ma che comunque ha avuto modo di possedere diversi KTM. Io ho avuto 6 KTM, tuttora ne ho 2 e ho avuto appunto anche cilindrate piccole, il Duke 200, il 2390 come dicevo prima, quindi comunque conosco bene questa piattaforma, questo motore. La frizione è modulabile. Sì, vi confermo che gli specchietti vibrano il giusto, comunque ripeto sono abbastanza grandi e ci permettono di vedere bene. Se manteniamo il rapporto più alto, ovviamente il motore fa più difficoltà a risalire, però risale senza troppi problemi. Siamo curiosi anche di provare il motard con questo motore. Dovrebbe arrivare la demo da Motoservice anche dell'SMC. Ovviamente è una moto che invita a una guida sportiva, però sentiamo il 21. Per chi è più abituato al 17, sentiamo di avere una ruota comunque più stretta davanti, con gomme ovviamente che non sono nemmeno troppo stradali, cioè sono una via di mezzo. Siamo già in salita, una pendenza non eccessiva, però di solito i motori piccoli soffrono già questa pendenza, ma devo dire che questo 390 comunque ne ha. Quindi sale agevolmente. Devo dire che anche a velocità sostenute comunque la moto rimane stabile, con una buona, è abbastanza protettiva e nulla. La sella è un po', ripeto, un po' duretta, ma ho l'impressione che si tratti più di farci l'abitudine, che chiaramente non è una moto comoda nel vero senso del termine, ma chi cerca una moto del genere non cerca la comodità assoluta. Il cambio funzionava davvero bene. Forse si impunta lievemente tra quarta e quinta, ma è proprio lieve come cosa, basta insistere bene la marcia entra. I rapporti mi sembrano ben spaziati, abbastanza corti. Come detto, un motore che ama salire di giri.
a 39 Nm di coppia. È bella da guidare. È una moto con cui ragazzi ci possiamo divertire anche su queste strade. Ultime considerazioni ragazzi, se cercate una moto adventure non troppo pesante, con cui fare di tutto, con sospensioni buone già uscita di fabbrica, un motore che non vi annoia subito, è una dotazione di tecnologia e di elettronica fuori da, diciamo, dalla normalità per quanto riguarda la concorrenza. Tenete presente questa moto che comunque con il prezzo di 6.900 euro secondo me è davvero ben posizionata, solo 1.000 euro in più rispetto alle concorrenti Royal, CF Moto, più o meno Honda Rally, che comunque ha molti meno cavalli, e la possibilità di fare non solo off-road ma anche di fare spostamenti e di avere una protezione dall'aria sicuramente maggiore rispetto a un CRF 300 o a un DRZ, ecco, per citare due moto che sono più off-road che adventure. Uniamoci un'estetica molto accattivante e, come detto, una ciclistica svelta, divertente, che potrete apprezzare sicuramente su strada quanto in un off-road più o meno tranquillo. Ci sono anche youtuber tipo DVR che l'ha acquistata e la sta usando con soddisfazione un po' in tutte le condizioni. Io direi che questa moto è sicuramente riuscita e probabilmente del segmento delle 390 è quella più appetibile per gran parte del pubblico. Esiste anche una declinazione X con un 19 anteriore, una strumentazione più povera, senza piattaforma inerziale, magari quella per un uso stradale e per chi appunto non cerca tutta la tecnologia presente su questa, ci può anche stare. Anche in quel caso io avrei preferito un parafango, magari in quel caso proprio basso, però comunque rimane una moto carina a un prezzo attualmente vicino ai 5.900 euro. Sui consumi non vi parlo più di tanto perché alla fine sono più o meno noti. Questo è un motore che può andare dai 25 ai 30 ai 32, dipende molto come guidiamo, perché ovviamente ci può invitare a una guida molto svelta e sbarazzina. A quel punto sicuramente salendo di giri andremo ad avere consumi intorno ai 25 al litro. Se invece guidiamo in maniera più tranquilla sicuramente riusciamo a superare anche i 30 al litro. È una moto tutto sommato, ripeto, sulle buche piuttosto comoda rispetto al mio GB 350, sicuramente molto più comoda. Abbiamo dalla nostra un'escursione di 230 mm, che non è poco. Ovviamente le sospensioni essendo regolabili si può giocare anche soprattutto con la forcella. Noi abbiamo lasciato tutto in standard, ma devo dire che mi sono trovato bene, non affondano nemmeno in modo eccessivo. Che dire, quindi spero che questo video vi sia piaciuto, vi invito a iscrivervi al nostro canale, a mettere un like se vi va, di supportarci. Lascio in descrizione anche il link del gruppo ufficiale 390 dove troverete un sacco di iscritti e di informazioni utili. Torneremo a fare video con questa moto. Chiedeteci tutte le curiosità che volete, commentate, accettiamo critiche e consigli. Nel frattempo vi ringrazio e vi saluto dalla salita di Borgo Celano. Un saluto a tutti e al prossimo video. Ciao a tutti, ciao!